Non mi sembra molto detto. Non sta a noi giudicare. Stanotte inizia la purificazione. Portalo sotto le acque. Solo così potremo vedere la luce di Dio e attraversare il cancello dell'Eden. No, questo no. Questo non è puro. Scherzi con la purificazione? No, Joseph. Devi amarli tutti, John. Il peccato non deve impedirtelo. Portamelo qui. Nonostante tutte le tue azioni, puoi ancora essere salvato. Non sei qui per caso o per errore. Ti trovi qui per la grazia di Dio. Ti è stato fatto un dono. Adesso dobbiamo solo capire se lo saprai accettare. Oppure se lo rifiuterai. Deve raggiungere la redenzione. O il cancello dell'Eden sarà chiuso per te, John. Sì, Joseph. Tu confesserai ogni singolo peccato che hai commesso, per quanto piccolo, per quanto trascurabile. Te lo farò sputare. Poi vedremo se sei degno o no. Se confessiamo subito non ci fanno niente, vero? No, è solo peggio. Perché? Perché una confessione senza dolore non è valida. Dovrai urlare il tuo peccato per poi indossarlo sulla carne finché John non te lo strapperà. Non è stupendo? Maledetti Edeniti. Allo sterminio! Farai alleanze con loro! E non farai loro grazia! Resta con me. Non ho fatto tutto questo per perderti.
Respira! Ti devo un favore. Lo vedo! Sono contento di vederti. Come va? Ho capito che era un problema quando non riuscivamo a raggiungerti. Meno male che il Signore mi ha indicato la via. Abbiamo recuperato te, ma c'è altra gente che ha bisogno di noi. La setta sta spostando il resto dei prigionieri più in là. Hanno anche Merle. Non c'è tempo. Prendi quello che puoi e andiamo. Chiamo qualcuno dei nostri. Ne avremo bisogno se vogliamo avere qualche speranza. Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore. Dobbiamo raggiungerlo! Alla buona azione. Copritemi! Proverbi 19:17. Com'è possibile che al mondo ci sia più tutto? Morsi della fame. Come possono i politici, grassi come maiali, decidere cosa può e non può vendere un contenuto? Accidenti! Grazie per avermi salvato. Devi fare qualcosa! Grazie per avermi salvato, fratello. Due cosa si aspettano? Che chiediamo la festa? Che viviamo? Che dirigiamo? Sono un privilegiato. Della disperazione. In un mondo che viene ignorato. Sto peggiorando! Questi aderiti vogliono proprio tirarci dentro il bunker di John! Porca troia! Grazie! Credevo di essere spacciato. Vice, abbiamo mandato un elicottero a riprenderti. Resisti finché non arriva. La setta sta mandando i rinforzi! Hai porca troia! Seppellitemi! Nel nome del padre! Preparati a incontrare il creatore! Colpito! Benedicimi, padre!
che batte a 300 all'ora! Grande, Vici! Sei arrivato tu e ci hai salvato il culo! Vai a sapere cosa ci avrebbero fatto quei bastardi! Adesso hai visto con cosa ci tocca combattere. Ci portano via con la forza, Vice. So che stai cercando la tua amica. L'intera comunità di False Hand ha bisogno del nostro aiuto. Appena saremo forti abbastanza, libereremo ogni singolo prigioniero, te lo prometto. Nella loro testa ci stanno salvando! Salvando! Chiusi in un buco di merda? Ma anche no! Cristo Santissimo! Non so come ringraziarti. Devo ancora riprendermi. Mi riunirò alla Resistenza. Lotterò finché quella faccia di cazzo di John City non sarà sottoterra, giuro! Ben liberato. Me la sono vista brutta. Kim! Kim! Abbiamo perso l'aereo! Quell'aereo era la nostra via di fuga. Siamo in trappola! In trappola, cazzo! Giuro su Dio che lo ammazzo, quel figlio di Troia di John Sid! Hai visto gli Edeniti andare via col mio aereo? Mi serve! Era la nostra unica possibilità di scappare! Andrei io, ma mia moglie è incinta e potrebbe partorire da un momento all'altro! E io non so cosa fare! Cioè, senza quell'aereo siamo fottuti! Ti prego, la mia famiglia ha bisogno di te. Mi dispiace. Di solito mi do un contegno. Io sono Nick, comunque. Senti, conoscendo la setta avranno preso il mio aereo per portarlo al ranch di John City. All'unica pista abbastanza lunga per farlo atterrare. So che ti chiedo molto, ma sono disperato. Cambio posizione! Ho degli Edeniti sotto tiro! Le risorse e le persone ora appartengono al progetto dell'Edenity. Ciò che non ci verrà dato volontariamente verrà preso con la forza. Se provate a lottare, a resistere, Mi muovo! sarete estirpati come erbacce. Ma se aprirete il vostro cuore al progetto dell'Eden's Gate, se condividerete con noi ciò che avete, vi proteggeremo dalla calamità imminente. Vado in un punto migliore! Sono benvenuti nel nostro giardino. Dovete soltanto dire sì. Sta per succedere qualcosa. Vado! Lo sentite anche voi, vero? Non si fa altro che leggere notizie a proposito. A proposito della confusione, della sfiducia, della paura, della rabbia. Ci stiamo avvicinando sempre di più all'abisso. John vuole che spariamo a vista Siamo ormai sull'intruso. prossimi al giudizio. Mi sposto! È per questo che è nato il progetto. Perché sappiamo cosa succederà. Stanno per arrivare. Tenteranno di derubarci. Di toglierci le armi. Chi è stato? Di toglierci
Ho appena sentito alla radio della setta che qualcuno mi ha fregato l'aereo. Devi guadagnare terreno. Dirigiti a nord per ora. Devi riportarmi l'aereo. È la nostra unica via d'uscita da questa merda. Ora fammi controllare che non l'abbiano incasinato. Facciamo qualche test. Vira tutto a sinistra sul cerchio nel grano e vola bassissimo lungo il fiume. Bene, ci sei. Tienilo dritto. Conviene che dai un'occhiata all'ala sinistra. Mi preoccupa un po'. Ogni tanto fa le bizze. Beh, saresti già precipitato se ci fosse stato qualcosa. Suppongo che la setta abbia qualche pilota competente. Rimani a bassa quota qui. Porca puttana! Proprio sul ranch di John e senza nemmeno un graffio! Gliel'hai fatta vedere a quegli stronzi! Non credevano ai loro occhi, mi sa! Cosa darei per vedere le loro facce? Dannati edeniti! È quello che fanno! Bussano alla tua porta e si prendono tutto quello che vogliono, come è successo a me! Avrei dovuto immaginarmelo che era tutto a posto. Quell'aereo non ci ha mai deluso nessuno di noi Rai. Non so come avremmo fatto senza l'aereo. Dovresti quasi essere sopra la diramazione del fiume. Vira a destra! Già, non è da tutti riuscire a difendere la propria casa. Detto tra noi, nemmeno io credo di esserci portato. Non so se tu abbia dei marmocchi, ma il pensiero di lasciarli orfani mi sgomenta. E pensa che i miei non sono ancora nati. Se scappare significa proteggere la mia famiglia a costo di perdere la casa, mi sta benissimo. È la cosa giusta da fare, no? L'idea di abbandonare il posto su cui la mia famiglia ha versato tanto sudore mi fa ribollire il sangue. Noi ce lo siamo sudato e un coglione con lo scignoni insieme alla sua corte di svitati se lo prende? Fanculo! Non si scherza con i Rai senza buscarle. Togliamocelo dai piedi, collega. Dovresti essere sopra un... Se vedi delle autobotti di Gaudio, falle saltare in aria. Gli scagnozzi di Joseph stanno contaminando le riserve d'acqua. Controlla i serbatoi di irrigazione e intervieni. Ma guardati, sei un asso del volo! L'erede di Clutch Nixon! Cacchio, c'era un grande! Rifornirsi di carburante a nord della mia pista. Falli fuori prima che possano decollare. In perfetto allineamento con la pista. A tra poco! Dicono tutti che l'atterraggio sia la parte più difficile
volare, ma ci sono io qui a insegnarti. Tieni la pista davanti a te e abbassati di quota in modo costante. Atterraggio strepitoso, collega. Riportami l'aereo. Sono qui che ti faccio segno. Oh mio Dio! Oh mio Dio, guarda! Porca puttana, ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta, grazie! Kim! L'aereo è qui! Sì, ho sentito! Ehi, forza, giriamolo! Dai, prendilo! Sai, per la prima volta da tempo sento che le cose vanno per il verso giusto. Maledetti edeniti. Kim, forza! Dimmi che non gli hanno fatto niente di male. Lo sai che questo aereo è nostro da 3 generazioni? Ci crederesti? Kim, vieni! Sì, sto arrivando! Giuro, quella donna a volte... Comunque, l'ha preso mio nonno, tornato dalla seconda guerra mondiale. Era la sua gioia. Ho fatto qualche modifica in questi anni. Kim, vuoi sbrigarti o no? Muoviti! Cosa? Quei figli di Troia non mollano mai. Cristo santo. Ascolta, sono più bravo come pilota e tu a terra sei un mostro. Io colpisco dall'alto e tu dal basso, ok? E vai! Kim, non uscire finché non torno! Hai dato una bella scaldata, ma adesso ci penso io a farlo diventare incandescente. C'è Kim in casa. Conto su di te per proteggerla, collega. Qua in arrivo. Pensi di sopravvivere! Entrate, tirate fuori quella peccatrice per i capelli! Mi muovo! Da questa parte, Vite! Guarda quei bastardi di edeniti! Sono ferito! Va bene, pezzi di merda! Vediamo che sapete fare! Non viene fuori, ti sarà da piangere! Aiuto! Per l'amor di Dio! Benvenuti a Mitragliolandia! Popolazione... ratatatatata. Mangia merda! Hangar! Stanno attaccando l'hangar! Che bella giornata per mitragliare! Mi sposto! È lì dentro! Ok, vedo il bersaglio! Vedo qualche edenita! Stai indietro! Arrostisco quei cecchini sul tetto! Mancato! Una raffica mi avrà spostato la bomba! Coraggio! Merda, c'è un cecchino! Tagliamo corto, che ho roba da fare! Ti do
do una mitragliata a quegli stronzi! Salve, sono il signor Morse, Morse dall'alto! Visto che roba! Mangia la polvere! Mangiala tutta! Ne arrivano altri lungo la pista! Del mondo! Non avvicinarti troppo! Sto per bombardare questi stronzi! Guarda come ballano gli edeniti! Non avvicinarti troppo! Sto per bombardare questi stronzi! Mi muovo! Prendiamoli! Ed è per questo che sono più piccoli di tutti! Dai, almeno provate! Dite al via... Ok, ora dovremmo essere al sicuro, collega. Vengo giù. Magari ci dai una mano con i bagagli. Via la bomba! Forza, Kim, andiamo. No, No? no, Vieni. questa è casa nostra. Kim, continui a non capire. A non capire cosa? Che stanno rubando la nostra terra, rapendo i nostri amici e Dio solo sa cos'altro. Kim... Nick, questa casa l'ha costruita tuo nonno. Vuoi voltare le spalle a tutto. Non dicevi che un giorno avresti passato l'attività a nostra figlia? Ho detto che l'avrei passata a nostro figlio. Hai visto l'ecografia? È una bambina. Ma era su un vecchio schermo in bianco e nero. Non sono affidabili quegli affari. Nick. Ti amo, Kim. Anch'io. Bene, Vice. Sembra che i Rai resteranno qui. Ehi, ascolta. Se vuoi supporto aereo, fammi un fischio, ok? Noi due saremo come Patch e Sanders. Guarda che muoiono tutti e due. No. Ti prego, tienimelo d'occhio.